L'ho messo troppo dolce. Così Stiamo registrando? certo, così metabolizziamo la Sì, telecamera. sì, sì. No, ma dobbiamo far finta che non c'è la E telecamera. infatti la metabolizziamo, la facciamo partire a vuoto, come dire, dopo la taglierai, quindi noi Dopo la taglio, ma ci comunque, abituiamo alla telecamera. prima di caricarlo, io te lo giro, lo guardiamo, mi dici, guarda, va bene, non va Vabbè, ma che bene. cazzo devo dirti io alla fine? Capito, te lo guardi, ti rimani di Sì, ricordi. Sì. no, vabbè, questo sì, però... Ma il microfono sta andando secondo te? Eh? Il microfono sta andando secondo te? Non ho idea. Sì, è verde. Sì, Il sì, tuo è sì. verde. Anche tu è verde. Teoricamente Non funziona. dovrebbe essere rosso No, rosso è quando non funziona, quando perché non anche quello è funziona. verde. Questi Ah. li ho pagati 30 euro su Amazon. Vabbè, allora se te li rubano 200 euro dove? Ah, con tutta la Telefono, canna. Ah, sì, cavalletto sì. e cazzi vari. Cioè, vuoi mettere... 200 euro? No, il telefono è 2,50, Un 2,30 po' con di più. l'orologio. Fai 2,50 dal telefono. Il cavallettino costa 50 euro, ma me l'ha regalato la mia ex ragazza, quindi non l'ho pagato. È E bello quel cavallettino è lì, eh? bello, manfrotto quello lì. E ste cazzo di cuffiette qua 32 euro. Dai, 300 euro di roba? Va Chi te li deve bene, fottere poi, scusa, tra l'altro. Chi Però, deve fotterteli? però ti Certo, se li dico, lasci lì, il primo pirla che passa te lo no, ciuffa. è che è leggera sta roba qua. Minchia, quando andavo in giro in Australia comunque la roba che c'ho lì, minchia, la fotocamera, la No, lente, il io mi cavalletto. ricordo quando andavo, che ero casato, no? Andavo in giro con due macchine fotografiche, una Capito? Yashica e quell'altra lì che era Anch'io c'ho avuto una la Yashica. Nikon F3. Io prima Figa. c'avevo la D300 e la Però sai qual I300. è il brutto della questione, secondo me? È che tu vai in giro e ragioni solo in termini fotografici, hai capito? E non vedi più Non ti godi più il posto. e non ti godi il posto, perché tu tutti i posti che vedi ragioni in modo fotografico e vaffanculo. Io ho No? provato a fotografare le partite di calcio, non sapevo neanche chi aveva vinto. Ma va. Facciamo come Joe Rogan con Elon Musk, che si è fumato un cannone mentre faceva l'intervista. Sì. Sì. E gli ha pure fatto ha dovuto fare gli analisi del sangue per tipo 2 anni, perché lui, essendo che va nello spazio, eccetera, ha dovuto fare gli analisi del sangue per un po' di anni. No, Per sta non roba fanno qua. l'esame del sangue, era fumo, era? Sì? Non lo so, non lo so. Hai detto che si è fatto una Fumo, canna? erba. Cazzo. È il mio, Eh no, è il sì, mio che mi avverte che è scaduta l'ora è qualcosa che ho attaccato la batteria e devi staccare la batteria del coso. sì, di non andare troppo oltre. Adesso non andiamo fuori con quel pirla lì ed è già meglio, Sì, dai. perché se no devo decidere se caricarla così poco oppure no, insomma. Invece così gli darò un paio d'orette per tutto, così non mi va giù troppo. Ma tu non puoi vedere quanta batteria c'hai. Certo, No. mi interrogo lì sopra e mi dice quante ne ho. Allora, già, facciamo questa intervista. Io sto rollando Ti stai ancora. ancora rollando? Beh, ma Io vado in si accensione può invece. fare, no? Non è che non si può fumare durante... No, no, si può fumare. Perché va in video, magari tutte quelle menate Ma che sta sai che venendo non fuori lo so, adesso. sai che non lo so in realtà. Però può essere anche il mio stile di intervista. Joe Rogan si fuma le canne con Elon Musk, Non lo io so. invece mi rollo una Oh, sigaretta se e si bevo il fumava caffè. le canne non era necessario fare l'esame del sangue, gli facevano quello del cappello che è ancora peggio. No, perché lui, essendo che è andato sotto investigazione per la NASA, lui ha dei contratti con la NASA ed è andato sotto investigazione per il discorso NASA. Mm. Quindi non volevano verificare se fumava ancora. No, volevano verificare che Attraverso... lui non era un drogato, capito? E invece è stata un one time only che si è fatto una canna con Joe Rogan. intanto non sei un drogato se ti fai le canne. No, però è Stati Uniti funziona Sì. così. C'è dei contratti Beh, ma governativi. ti fanno l'analisi del cappello adesso, eh? Ma è già da mo' che fanno Lui è l'analisi dovuto del andare a fare cappello. io l'ho letto nel libro, è dovuto andare a fare le analisi per tipo 5 anni. Questa cazzata qua. Guarda, dal cappello vedono se tu fumi ancora o no. Perché, Lui ha dovuto fare quelli del sangue, nel senso, non così c'è so, scritto in nel libro. America sono più complicati allora. Allora, io il caffè me lo sono già sparato, già la paglia. Perché quando ti beccano che sei fumato, no? Dopo tu ogni mese, mi sembra, non so per quanto tempo, devi andare a fare l'esame del cappello. C'erano i pirla che pensavano che tagliandosi i capelli risolvevano la No, questione. perché è del bulbo. Quando, no, è nel cappello, però quando andavano là e dicevano, senti Pirla, non fare il coglione con noi, adesso ti fai crescere un attimo i capelli e vieni qua che ti rifaccio. Tanto
anche se vai dopo un anno, la sezione dove ha Ah, assorbito, rimane? certo, è Sì, per quello che lo fanno nel capello. Non c'è cazzo, loro vedono da quando fumi a quando hai smesso. pensa te. Dentro, sì, sì, ma è già tantissimo che è così. Non sapevo sta roba. C'era un mio amico che vendeva i fiori vicino dove lavoravo io, no? E l'hanno cattato. Con me si attaccano, io sono sempre rasato. E no, te li fanno crescere, vedono. E io mica mi faccio crescere i capelli, si attaccano. Te lo dicono loro, e quando loro ti dicono che lo devi fare, Sì? E cazzo, con la polizia che ti dice, oh, è bello, come qualcuno mi raccontava questo mio amico, no? Che pensava di essere furbo, era andato là, si era tagliato i capelli, questo l'ha guardato in faccia, ma adesso tu vai a casa, torni qua fra un mese con i capelli lunghi, con quello che è Ma io sono cresciuto. sempre rasato. Guarda, se sei sempre esatto, sinceramente questo non lo so, Io non sto cambiando il mio e look magari dalla barba. dalla barba, sì. Non O, sto o cambiando dai il mio... peli del pube, adesso non so Sì, il pelo è sempre se quello. funziona anche lì, ma di sicuro, perché se va nei capelli va nell'organismo. Ma io non vado a cambiare il mio look per evadere questa cosa. Senti, facciamo sta roba perché io non so quanta Quanta memoria... batteria hai, No, quanta batteria ce l'ho. memoria hai, sì, sì. Memoria, devo svuotarlo. Allora, c'è una roba rapida e sbrigativa. Chi sei? Però guarda la telecamera, se no... Io sono Bernocchi Gianluigi. Ok. No, no, guarda lì, guarda. Se no... Vai. Bernocchi Gianluigi. Bernocchi Io Gianluigi. sono andato a scuola in un posto che si chiama Bernocchi, a Legnano, all'ITIS. Sarà stato un mio parente. C'è la Coppa Bernocchi anche. Non mi ricordo il nome del tipo. Cosa facevi nella vita? Nella vita io facevo il parrucchiere per signora, Ok. Per le sciure. per le sciure. È un lavoro che mi ha gratificato sia economicamente che professionalmente, devo dire. E all'età di 16 anni io non avrei scommesso 10 lire sul mio futuro, sinceramente, perché mio padre era già malato e sarebbe andato da lì a poco, insomma. Minchia. E eravamo una famiglia, insomma, abbastanza, dico povera, ma comunque estrazione operaia, insomma. Ok. Vai, ti sto... Non so che L'intervista sei altro tu. dire, certo. L'intervista sei tu, apriti. Non mi viene tanto facile mettere insieme il tutto così. Sei partito bene, 16 anni, famiglia... Quindi i miei 16 anni belli della prima esistenza della mia vita sono finiti lì. Dopodiché, lentamente abbiamo aperto un negozio, abbiamo cominciato a respirare un po' economicamente e poi siamo andati sempre meglio. Questo per 18 anni. Adesso si aprirebbe una parentesi che non vorrei Condividere. no, sì, forse non vorrei toccare io. Non la toccare, devi sentirti bene. Quindi niente, poi ho lavorato non più così bene come prima, perché diciamo che ho mirato a sopravvivere, ecco, mettiamola così, perché c'era mia madre, non l'avrei potuta lasciare. Poi quando anche mia madre se n'è andata, allora io ho decisamente chiuso il negozio e mi sono dato alla vita libera. Hai mollato il colpo e hai detto vaffanculo, adesso vivo la mia vita. Ti sei dedicato a chi No, volevi la mia dedicare. vita dopo una storia così non è più la tua vita, però cerchi di mettere insieme qualcosa di meglio, ecco, quantomeno vai in giro, conosci gente, vedi posti, mi è sempre piaciuto girare per il mondo, quindi quando potevo avevo un mese di vacanza ad agosto e io andavo in giro per il mondo, insomma, per Chiaro? quanto un mese non è molto, però questo era. E a quanti anni hai iniziato a girare? Ma io direi a 18 anni, prima in Italia e poi dopo nell'80 in Grecia e dalla Grecia poi ho cominciato ad andare in giro all'estero. Ok. E dopo che hai chiuso il negozio, hai deciso un po' di cambiare, diciamo, l'assetto della tua vita, giusto? Allora, l'assetto della mia vita era praticamente in stand-by, la mia vita futura che volevo fare. E intanto ce l'ho in stand-by già da quando lavoravo e prima che succedesse quel negativo evento nella mia esistenza, no? E quindi
io ad andare in giro per il mondo, farmi una seconda chance, lo volevo fare anche quando stavamo lavorando veramente bene, e questo però tutto stava andando troppo bene, che quindi continuavo a procrastinare la faccenda, insomma, il fatto di chiudere il negozio, andarmene via, mollare lì mia sorella, chiaro. cioè funzionava bene, non aveva molto senso, sarebbe stato abbastanza idiota, insomma, dal mio punto di vista. Adesso rifaresti la stessa scelta? O avresti chiuso il negozio o dato il negozio a tua sorella e avresti anticipato la tua scelta di partire adesso? No, avrei fatto la stessa cosa, avrei fatto la stessa cosa. Progetti futuri? Non ne ho, vado in giro, faccio quello che mi va di fare, non ho particolari problemi economici, quindi lo posso fare. Come ti mantieni in viaggio? Che questa è una cosa che interessa un sacco alle persone, o meglio, a me interessava tantissimo capire come le persone si mantenevano in viaggio. Io adesso, questo è il primo video, infatti scusate la qualità, eccetera, eccetera, io mi chiamo Franco, lavoravo in aeroporto, ho venduto baracche e burattini, sto cercando di affittare casa mia e sto cercando di viaggiare. Vorrei mantenermi facendo questo tipo di video, cercando di intervistare persone interessanti e dare spunti a chi magari è ancora a casa su come cambiare la propria vita in positivo. E sono alle prime armi, potete vederlo da come abbiamo posizionato il cavalletto, ci stiamo bevendo il caffè, fumando la sigaretta, una chiacchierata tra amici, diciamo. Noi ci siamo conosciuti ieri, siamo fatti due chiacchiere, siamo sparati praticamente 24 ore insieme, vicini di casa a manetta, abbiamo smontato un mulinello, non funziona, abbiamo tentato di pescare, peggio che peggio, abbiamo sbolognato un tedesco che voleva portarci sulla barca, ma non ha funzionato neanche quello. Ma tu pensi che l'abbia capito adesso quel tedesco lì, che non ci quel tedesco sentire? Lì, dopo vi faccio vedere dove è la barca, dopo vi faccio vedere anche la location, siamo davanti al mare, non il tedesco secondo me non l'ha capito. No, poi glielo doveva dire, Dopo gli mando un messaggio. Comunque questa è la prima intervista che faccio in un mese e mezzo che sono in giro, finalmente col grande Gianni sono riuscito a sbloccarmi. Oggi siamo anche riusciti a scaricare Tinder perché il grande Gianni gli piace la gnagna, quindi poi magari sta parte qui la tagliamo. La gnagna, dai. La gnagna piace a tutti, quindi siamo riusciti anche a sbloccare un po' la cosa, però questa pare, poi vediamo dove tagliare, fare disfare. La gnagna verrà sempre la gnagna. Che cosa possiamo dare come input magari a chi vorrebbe fare questo tipo di vita e non lo sta ancora facendo, cioè come uno fa a mantenersi, qual è che poi la cosa che ti porta a farlo, che cosa gli possiamo dire a chi guarda questo video di produttivo e stimolante? Tu che sei una persona saggia. Sì, sono saggio. No, intanto devi avere dei soldi a parte che sentono di fare questo, o comunque un reddito, comunque come nel tuo caso affitterai casa e comunque ti sponsorizzano parzialmente. Sì, ti dà una mano economica. Altrimenti non c'è storia, altrimenti puoi andare in giro e fermarti e lavorare magari 6 mesi. Esatto, come ho fatto io per anni. Un mio amico ha fatto quello che è andato in Messico. Allora, lavorava 6 mesi nelle cooperative, si faceva un bel culo, no? Dopodiché piantava lì, tanto in cooperativa quando rientrava lo riprendeva, andava in Messico, stava 6 mesi, poi ritornava qua a Tintatera, dopo si è sposato con una messicana e ha aperto questo, come dire, questo ristorante con bungalow tipicamente messicani, quindi proprio di... Quello che ho fatto io per anni, lavori, metti da parte come la formichina e poi viaggi, lavori, metti da parte come la formichina e poi viaggi. Esatto, credo che se non sei ricco quella è la storia. Quella è la storia, quella è la storia. Tanti dicono che per viaggiare serve la motivazione. Ragazzi, serve anche il grano. Senza grano... No, serve la motivazione che ti fa superare certe cose, però un po' di grano lo devi avere. Un po' di grano devi avere, perché la benzina la devi pagare, da mangiare te lo devi pagare, certo. È un altro tipo di vita, però un po' di grano ti serve. Cioè io vedo la gente su Instagram che mette 3 foto dei piedi e campa così, non ci credo, almeno io... Dopo vi faccio vedere i piedi, non so chi... Cioè non ci campo con i piedi, mi devo fare l'intervista. Ognuno deve monetizzare quello che può monetizzare, ecco, per viaggiare. Yes. Errori che hai fatto e che... Cioè qual è il tuo cammino per diventare una persona migliore? O errori che hai fatto e... Cerca di andare un po' sul filosofico.
Lo so, però è una domanda da Domandona, eh? minchia, no? Puntami la camera, puntami la camera. Devi cercare di essere meglio comunque tu, se riesci, cioè, a prescindere che tutti magari cercano di essere migliori, questo spero, non ne sono sicuro, Sì, che tutti non cerchino di tutti farlo, cercano, alcuni ne frega di niente. crescere quantomeno, di crescere moralmente, eticamente, filosoficamente, mettila come vuoi, di migliorare la propria esistenza da un punto di vista filosofico nella vita, però come lo devi fare tu per te stesso, credo. Io sto cercando nel mio piccolo di domandarmi qual è la scelta migliore che posso fare al momento e di fare la scelta giusta, ma anche nelle piccole cose, cioè proprio anche nelle piccole cose, questa scelta qui mi porta a essere una persona migliore o no? Poi la sbaglio, 8 volte su 10 la sbaglio, ma già farla bene, 1, 2 volte su 10, già è un piccolissimo passo verso la direzione. L'intervista di adesso, per esempio, è un mese e passa che dico sì, devo farle, oggi ho detto, sai che c'è, tiro fuori il microfonino e la facciamo. Però poi di fare il mio passettino verso la persona migliore. Tu ce Ma l'hai? questo significa essere una persona migliore? La domanda è. Per me sì, nel senso che alla fine sì, lo faccio per me, lo faccio anche per avere un'entrata economica, però cerco di apprendere dalle persone e di trasmettere un messaggio che magari può evitare un errore futuro a qualcuno, che magari ho fatto io in passato e magari lo evito a qualcuno e gli evito un sacco di menate. Non so, sì, può essere. Io per esempio prima di partire ci ho messo un po' a mettere tutti i tasselli in fila per partire, perché comunque ho dovuto lasciare il lavoro, vendere la Tu hai fatto macchina. una scelta complicata, Io ho fatto una che scelta complicata. Ho dovuto fare un bel po' di mosse per mettere tutto quanto in fila e partire. Non è stato semplice, non è stato simpatico. In alcuni frangenti ci ho sofferto come un cane. no, c'è da dire, da come mi hai parlato tu ieri, che comunque tu sei duttile, hai fatto un- una quantità di lavori differenti l'uno Sì, dall'altro, hai proprietà linguistica di inglese, di spagnolo, quindi questo ti mi agevola agevola. e ti mette in grado di trovare anche lavori al volo così, Sì, sì, sì. diciamo. Questo è positivo. Quindi magari soffri meno, ma magari c'è anche gente che non sa fare una bega d'altro, quindi mollare il lavoro diventa Sì, devi problematico. acquisire delle skill, ti tira sulle maniche e Oppure la spinta che hai a voler fare questa cosa è così forte che vai, sì. dopo andrà come andrà. C'è gente che lo fa anche, io quando vedo quelli, tanto di cappello perché devi avere un bel coraggio, cioè partire senza neanche grossi quantitativi economici alle spalle, chiudere con il lavoro, Io cioè, quando ero in Australia ero povero come una bestia e raccoglievo le zucche e le angurie. e quindi Vivendo in macchina, diciamo che sì, volevo viaggiare, però mi ricordo la prima sera che ho raccolto le zucche, sai che non riuscivo a togliermi le scarpe, mi sono dovuto tirare sulla gamba, avevo i nervi qua tutti sì, me lo infiammatissimi, immagino. ho dovuto tirare sulla gamba così manualmente per levarmi le scarpe. E il giorno dopo dovevo lavorare, Esatto. che ho fatto una settimana, altro che acido lattico che si è fatto la scarpinata. Ti giuro, guarda, che non è mai successo in vita mia. Da quanto avevo infiammato i nervi del Tu pensa ai coso. poveracci che vengono a lavorare nei nostri campi con i caporali che gli Sì. danno quattro calci nel culo? In Australia perlomeno sei tutelato, ti pagano quello che devi Esatto. pagare, eccetera, eccetera. In Italia il Qui da negretto che noi ci vive... stiamo provando, ma secondo me mica neanche troppo. Perché noi italiani ormai siamo un po' cazzoni, un po' mafiosi, vogliamo fare i soldi sfruttando gli altri, tutti questi lo vogliono fare, no? Sì, 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 è una È mentalità... il sistema capitalistico, Ci diciamo. vorrebbe poco perché in Italia si può fare tranquillamente il Working Holiday Visa come fanno in Australia, arriva uno che vuole raccogliere pomodori nei campi, lo prendi, lo metti in regola, ti raccogli i pomodori, gli paghi le tasse, gli dai il salario pattuito che non so, 6, 7, 8, 10 euro l'ora, quello che è, e lui raccoglie i suoi pomodori. C'è l'assicurazione sanitaria, contribuisce in maniera positiva all'economia del paese, perché no? Ed è regolare, capito? Certo. Lì non è che devi andare a delinquere, se lo paghi decentemente, Cioè, non non devi andare a so delinquere. se avrai sentito poco prima di partire quel tipo che ha abbandonato quello che si era tranciato il Me lo braccio, ricordo, l'ho cioè, sentito, lo assurdo, ha buttato in mezzo alla strada a morire dissanguato, porca troia, dai. assurdo, Cioè, inumano, inumano. che cazzo di un'etica stiamo parlando cosa Se tu adesso? invece gli fai il contratto,
gli fai il contratto, gli dai i suoi, non so, 10 euro l'ora, 5 euro l'ora, quello che non so adesso il settore come funziona. Io in Australia portavo a casa 22 dollari l'ora, facciamo un culo così, a cottimo certo. a cottimo a volte. Mi ricordo Questo con in che anno? Quanti 8 anni anni fa? fa, 8 8 anni anni fa. fa? Mi ricordo Neanche tanto tempo fa. i mango a Cottimo ci pagavano 500 dollari a bin. Sì, ma ragazzi, fare un bin di mango con 40 gradi, io mi sono studiato le mani, con i serpenti sugli alberi, le pelli dei serpenti sugli alberi, mi sudavano le sopracciglia, ti giuro, un caldo assurdo, assurdo. E ci pagavano 500 dollari il bin, però per fare un bin in due in una giornata mica ti devi fare il mazzo. Il Ma bin è veramente. un camion, immagino. No, il bin è una Ha una cassetta, cassa è una cassa da 500 kg. Ha voglia di buttare dentro 500 kg di di mango. mango, ci vuole una giornata, ma ci vogliono 12 ore. Poi non mica li butti così, devi anche No, li avere... posi, Eh, cioè tu li se prendi, no si rovinano, lo certo. stacchi, lo butti sul rullo che lo sciacqua C'è perché c'è un un liquido metodo, sì, acido sì. e poi tramite un nastro si posano uno sopra l'altro, se no lo bocci, il frutto lo butti via, Certo, non dopo puoi... marcisce, Esatto, lo devi fare anche con un deve certo arrivare metodo. integro al mercato. Chiaro, e deve arrivare anche bello al mercato, Certo. quindi cioè, per viaggiare devi lavorare, se no non, o a meno che non nasci ricco, ma se nasci ricco secondo me non ti godi il viaggio, cioè vai nell'hotel 5 stelle, mangi, ma non conosci i locali, non ti godi il viaggio. A meno che quello che nasce ricco, in questo caso, abbia una testa particolare e vuole entrare nel tessuto sociale invece che starci in superficie e vedere. Vero, vero, vero. A meno che però normalmente non accade, quindi Se un è come giorno, dici tu. se un giorno intervisto qualcuno ricco e riusciamo a vederlo qua, vediamo come funziona. Comunque abbiamo fatto 21 minuti e 45. Minchia, 21 minuti e 45, io potrei anche pubblicare tutto così senza tagliarlo, però secondo me basta e avanza. No, Dici? che dici? O voglio dire qualcos'altro? Non ho assolutamente idea di che altro dire No, o che neanch'io, domande mi puoi fare. neanch'io. Possiamo tirare la mezz'ora, 8 minuti ce l'abbiamo, dai. Tirare la mezz'ora. Tiriamo la mezz'ora. Cosa possiamo dire? Mi serve qualcuno che ci faccia delle domande da casa, dei Lo so, commenti, quelle robe lì. certo. No, secondo me va bene così. Dai, Va bene così, tagliamo? se no sembra che stiamo qui Sì, sì, sì. a portare Ma, avanti dicendo un tubo di no, niente. no, se vuoi abbiamo fatto una conversazione. Oh, oppala, minchia, il bello della diretta. Ci facciamo il selfone e dopo facciamo un selfie vero. E vi facciamo vedere dove siamo. Questo è il fiume Caronte, che se vi piace la mitologia, eccetera, questo è il fiume Dell'Ade, uno del... dei 5 fiumi dell'Ade dove il Caronte Esatto, trasportava i morti. trasportava i morti dall'altra parte, Con le monetine con le sugli occhi, monetone eccetera, sugli eccetera. occhi, E questo è il Fiumiciattolo. E questa qui invece è la baia di Ammudia, dove ci aspetta il tedesco. dove ci aspetta il tedesco su quella barca là, che noi chiaramente invece di fare gli shaky col tedesco pazzo, Gli diciamo che non abbiamo tempo non abbiamo perché tempo perché c'è abbiamo di l'intervista. meglio da fare. Invece il caffè fare l'intervista, tac, e questa è la baia. Qua c'è un po' di gente col camper, là in fondo c'è il mio mezzo, e questa è la baia. Siamo oggi che giorno è? Oggi è il 20 di ottobre alle 16:46. Questo qui è il posticino, signori. Vi faccio vedere anche brevemente il mezzo del Gianni. Tac. Ve lo faccio vedere di lato così non si vede un targa né niente. È un bel mezzo, una vivibilità sinceramente molto molto buona. Cartago poi o lo taglio o lo oscuro, o magari Cartago mi presta un furgone allora, Sì, e allora siamo pari. ti fai dare qualcosa da Cartago. Magari Cartago mi sponsorizza, 4 elastici, siamo a posto. E non penso proprio, però. Cartago, dai, bravi, avete fatto un bel mezzo, chic line. Anzi, ora ve lo faccio vedere brevemente. È casa sua, però. Ormai sono di casa. Sì, sì, di casa, Poltrone dai. girevoli, tavolino di net. Questo è stato lo spazio che ci ha ospitato per l'intervista e tutto il giorno ieri che era brutto tempo. Lettino sopra, lucernario, cucinino, letto, bagnetto. Quindi un bel mezzo, ve lo consiglio. 24 minuti e 23, signori, è stato magico. Noi vi salutiamo. Grazie di nuovo. Grazie a lei, mio carissimo avvocato. Saluti e baci, auf Wiedersehen, alla prossima. Tac, e vi salutiamo con la vecchietta col bastone. Zan, zan, zan. Ciao, vecchietta col bastone! Boom.